Ciao amici e amiche del segno dell'Acquario, io sono Angela e questo è Exoterico ed è così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo settimanale dal 20 al 26 ottobre. Prima di iniziare vi ricordo che è una stesa generica, prendete solo ciò che vi risuona e se volete potete integrarlo col vostro ascendente. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati, i link per acquistarli e i link alle playlist per conoscere il significato delle carte della Sibilla Lenormand e della Sibilla italiana. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o lo avete già fatto. E adesso possiamo partire con la vostra lettura, andiamo ad inquadrare come andrà la vostra settimana, le vostre energie, i segni zodiacali da attenzionare, poi vedremo l'ambito amore e il lavoro, le finanze. Allora, partiamo con la prima indicazione che arriva dalla carta della croce, molto intensa, molto forte perché effettivamente ci parla di una situazione di passaggio, quindi di conclusione, fine per prepararci ad una nuova fase magari della nostra vita. Forse c'è un ambito specifico dove alcune situazioni possono essere diventate un po' pesanti, un po' difficili o c'è un disagio, un dolore. E allora ecco che questa carta ci sta chiedendo e ci sta dicendo che forse è arrivato il momento giusto di rinunciare a un qualcosa, di porre fine, di liberarsi per procedere oltre. Forse può esserci anche una fase di passaggio dove, soprattutto nella prima parte della settimana, sarà importante chiudere con alcune faccende. Non necessariamente negativo, dipende, magari se volete proprio finire un lavoro o concludere una situazione o favorire proprio il passaggio verso un nuovo inizio, magari ci si deve impegnare ulteriormente e procedere oltre. Probabilmente il procedere oltre inizia con una fase di valutazione, di studio e di osservazione. Infatti abbiamo il libro o il diario che ci dicono proprio questo, cercare di mettersi a studiare, ad avviare una ricerca, a magari se ci sono dei dubbi, delle incertezze, informazioni, risolvere qualcosa, appunto ci metterà nelle condizioni prima di tutto di avere più lucidità e di riprendere un po' il controllo di alcune situazioni e non solo, anche quella fase di preparazione prima di andare avanti. Anzi, forse io direi che quella fase di preparazione ha proprio a che fare con le vostre stesse energie, di recuperarle, di riconnettervi ai vostri desideri, a voi stessi, il vostro benessere. C'è la carta della dama, può riferirsi a voi, ovviamente se siete donna, perché è un'energia femminile. Io dico sempre quando esce una carta del genere che vale per tutti, perché è una stesura generalizzata e quindi può parlare della vostra energia, indipendentemente dal fatto che siate uomo o donna, è comunque un'energia di sensibilità, di comprensione, di accettazione di alcune cose, ma anche di benessere, di creatività e quindi capire dove utilizzare queste migliori capacità, se verso voi stessi, se una persona che ha bisogno del vostro aiuto, addirittura potrebbe essere anche un'altra persona in grado di sostenervi e di aiutarvi in questo momento, in questo passaggio. I segni zodiacali da attenzionare particolarmente nella vostra settimana sono i segni di acqua e quindi abbiamo cancro, scorpione e pesci. Questi diciamo sono quelli principali, forse anche un pochetto quelli di fuoco, un po' meno, quindi Ariete, Leone e Sagittario. E adesso passiamo all'ambito amore. Nell'ambito amore, ovviamente parliamo coppia single,
può riguardare anche le relazioni e rapporti più importanti di amicizia, nuove conoscenze, famiglia, insomma prendete le varie interpretazioni, le varie cose che usciranno dalle carte e adattatele a quello che state vivendo. Come prima indicazione troviamo la carta del mughetto che ci parla di felicità ritrovata, di un qualcosa che effettivamente può riguardare sia la ripresa della comunicazione, può riguardare il perdono, anche un riequilibrio di una situazione un po' difficile e compromessa, magari anche di cose effettivamente positive, nel senso di trovare finalmente una centratura, una quadra di quello che si sta vivendo per prepararsi, come abbiamo visto, a una nuova fase. Una nuova fase, magari per molti di voi c'è progettazione di un nuovo percorso in senso lato o di un viaggio, di tante cose che insomma appunto sono totalmente vostre e personali. Poi c'è Glicine che ci parla di forte connessione, di emozione, di sintonia, di presenza, quindi massima attenzione reciproca. E poi troviamo il Giacinto, che è questa carta molto positiva perché parla di attrazione, di coinvolgimento e di desiderio. Quindi vuol dire per le coppie possibilità di ritrovare un equilibrio e ritrovarsi in situazioni un po' più difficili, un po' più complesse e quindi superamento di una fase critica, oppure se tutto diciamo va bene, alcune cose possono addirittura intensificarsi, migliorarsi proprio come desiderio, come attrazione o anche come nuova energia da poter mettere nelle vostre vite, sia personali e ovviamente di coppia. Per i single vuol dire chiamiamola una specie di rinascita prima di tutto in voi stessi come benessere e tranquillità, quindi ritrovare un vostro equilibrio, ma si può trattare anche di un nuovo coinvolgimento, una nuova passione, ritrovare magari reincontrare una persona che avete già conosciuto o addirittura potrebbe essere una nuova persona, quindi ecco, creare quelle nuove possibilità e nuovo feeling, quindi andremo a vedere come si svilupperà poi questa scintilla. E adesso procediamo con la parte dedicata al lavoro, alle finanze, ai progetti, alle cose più concrete. Troviamo la lettera. La lettera ha a che fare con le comunicazioni, con tutti i tipi di comunicazioni e poi ci indica che o se noi dobbiamo comunicare e dire qualcosa, questo potrebbe essere il momento giusto per farlo, oppure se stiamo effettivamente aspettando delle notizie, delle informazioni, possono giungere a noi. Quindi tutti i tipi di notizie, si può addirittura conseguire un risultato, una realizzazione, può portare effettivamente anche delle soddisfazioni. In altre circostanze, appunto, vi vuole dire che è arrivato il momento giusto di riflettere su alcune cose importanti, di prendere delle decisioni e se ci sono dubbi di incertezza, magari richiedere ulteriori informazioni, cercare di fare chiarezza, forse una persona potrebbe aiutarvi in queste circostanze. Non a caso capita proprio sotto la nostra dama. Allegrezza al cuore, quindi cose che funzionano, cose che indica anche miglioramento delle finanze stesse, essendo una carta molto positiva, quindi da un lato è vero ci sta dicendo che se ci sono dei problemi andranno ad alleggerirsi, ci sono dei miglioramenti, anche ottenimento, quindi ricompense e soddisfazioni, nuovi contatti, magari questo può essere utile per chi vuole avviare delle collaborazioni, vuole fare delle cose nuove e anche per chi è alla ricerca di lavoro. E poi ci sono alcune carte che effettivamente indicano tantissimo
ritrovare conforto, sostegno, aiuto, buoni consigli, eccetera. Abbiamo questa carta del pensiero. È ovvio, come abbiamo visto proprio dalle vostre energie, che è un momento di raccoglimento, di osservazione, di ricerca, di studio, e quindi la fase di preparazione che poi vi porterà successivamente ad agire. E quindi anche in questo caso le carte stanno indicando questo. Acquisite tutta la sicurezza, tutte le informazioni possibili e immaginabili, magari non intervenite subito, prontamente in alcune cose, aspettate il momento giusto, probabilmente arriverà successivamente. Vi ringrazio per avermi seguita. Se volete, in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro scopo mensile e il lunare quindicinale. Alla prossima, vi auguro una buona settimana. Ciao!